Vuoi scoprire come fare le migliori operazioni immobiliari? Le opportunità più vantaggiose, infatti, spesso non si trovano sotto i riflettori. In questo video voglio condividere con te 3 situazioni in cui potrai davvero fare migliori operazioni immobiliari. Situazione numero 1. Immobili non ancora pubblicizzati. Le migliori operazioni immobiliari si realizzano quando l'immobile non è ancora stato pubblicizzato. Pensaci, quando l'immobile è in vetrina, potrebbe già essere troppo tardi. È vero, si possono fare ottimi affari anche con immobili in vetrina, ma di sicuro ci sarà più concorrenza. Personalmente ho fatto ottimi affari anche con immobili in vendita da davvero troppo tempo, ma qui entrano in gioco altre dinamiche che vedremo più avanti nel corso del video. L'unica certezza qui è che gli immobili appena acquisiti dalle agenzie, oppure quelli che stanno per essere acquisiti, rappresentano le opportunità ideali. Per accedere a questi immobili non serve necessariamente da subito una forte relazione con l'agenzia immobiliare, ma è fondamentale agire al momento giusto. La chiave è essere regolarmente presenti con l'agenzia ed essere veloci quando è il momento di intervenire. Se non si hanno ancora infatti altri strumenti su cui contare, è fondamentale fare affidamento su presenza e rapidità. Situazione numero 2. Prezzo non ancora definito. L'agenzia potrebbe non ancora aver definito il prezzo con il venditore. Molto spesso infatti le agenzie stanno per acquisire un immobile, ma non hanno ancora concordato il prezzo con il venditore. Il prezzo funziona come un ancoraggio. Una volta definito infatti, il venditore ha delle aspettative ben precise. Perché quindi non muoversi prima di queste aspettative? È molto più semplice che negoziare un prezzo già definito. Infatti questo può essere il momento ideale per portare un'offerta da operazione immobiliare, prima che venga fissato un prezzo quasi sicuramente più alto. In questi casi è fondamentale un incontro di persona non soltanto con l'agente immobiliare, ma anche con il venditore. E infine passiamo all'ultima situazione, la presenza sul mercato. Da meno tempo l'immobile è sul mercato, meglio è. Questo è ovviamente evidente nel caso analizzato in precedenza, ovvero sia quando il prezzo non è ancora definito. Di solito gli immobili non pubblicizzati sono quelli presenti da poco sul mercato. Più passa il tempo, ovviamente, più si avvicina il momento di messa in pubblicità. Tuttavia esistono delle situazioni particolari, gli immobili che io personalmente definisco incagliati. Che cosa significa? Alcuni immobili non sono pubblicizzati perché il venditore non lo desidera, ma sono comunque sul mercato da molto tempo. Ad esempio, immobili venduti da privati senza l'intermediazione di un'agenzia, molto spesso anche su un unico portale. Questi immobili potrebbero essere gestiti male. Il venditore è poco presente, è difficile contattarlo, oppure l'immobile è proposto a un prezzo alto. Questi immobili in aggiunta hanno spesso delle problematiche da risolvere, ma non è detto che siano difficili da affrontare. La scarsa pubblicità anche in questo caso può rappresentare un vantaggio, in aggiunta alla cattiva gestione con cui sta venendo venduto l'immobile. Si riesce a contattare il venditore e ovviamente sai come negoziare. E se sei interessato ad approfondire, ti invito a guardare i video che trovi qui di fianco. Metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Grazie e al prossimo video immobiliare.